Ciao amici, oggi parliamo di una vecchia conoscenza, anche se vecchia potrebbe offendersi perché sto parlando della Nikon D500, una delle fotocamere più belle, più performanti, anche se per qualcuno è una PSC, quindi storce il naso. Beh, a questi signori, lasciatemi dire, non l'hanno mai avuto in mano e non l'hanno mai provata. Comunque, come vedete, con me oggi c'è una persona, Fabio Berti, un fotografo torinese. Ciao Fabio. Ciao Stefano. Ve l'ho già presentato nel video di presentazione di questa serie. Due mondi fotografici complementari, due corredi che si sono sempre scannati e contesi in mercato, Nikon e Canon. Se Nikon si avvita così, Canon così. Se Nikon si innesta così, Canon dall'altra parte. Cane e gatto, non c'è altro modo di descriverli. Però con lui mi confronterò su questi temi proprio perché Fabio è un fotografo di eventi diurni e notturni specializzato nella night life, nella vita notturna che è molto difficile da riprendere. Anzi, vi invito a vedere il video dove vi ha descritto un po' questo suo mondo fotografico. La Nikon D500 è una vecchia conoscenza, è la versione small della D850? Sì, ma forse anche di più, perché ha una reattività, un modo di essere tenuta in mano, un approccio così semplice che insomma a me è piaciuto tanto. E allora comincio da te Fabio, perché usi questa e che cosa secondo te varrebbe la pena consigliare per provarla? L'ho scelta perché è una macchina molto performante ma è di dimensioni contenute ed è velocissima e nel mio settore cogliere l'attimo è importantissimo. Perché Già, essendo... ti interrompo, scusa Fabio, velocissima. Chiunque di voi la prendesse in mano, che ce l'ha, la conosce, è proprio reattiva, cosa che non condivide con la sorellona di 850. Veramente a volte basta appena sfiorare questo e la camera ha già scattato e quindi l'istantaneità di cui accennava Fabio è veramente importante, tanto è vero che qui entro nel mio ambito, molti fotonaturalisti, avifauna, utilizzano questa D500 perché il colpo parte un pochettino prima. Direte, millesimi di secondo, frazioni? Sì, però è quell'attimo che consente magari di prendere l'apertura alare, di prendere il balzo, e non è una cosa da poco. Scusa Fabio, ti ho interrotto, mi dicevi appunto della reattività che nel tuo settore assolutamente serve. Sì, perché nel mondo della nightlife ci sono alcuni momenti che non si possono ripetere e quindi bisogna per forza farli. E questa macchina mi permette di farlo, anche perché essendo più piccola mi avvantaggia il fatto di non avere troppo peso sulla macchina e l'autofocus essendo così rapido, perché tutto il sistema arriva dalla D5, signora macchina, racchiuso in un corpo così piccolo e non mi fa praticamente sbagliare mai uno scatto. Certo. E poi guardavo che comunque porta con sé, porta in dote quelle chicche come per esempio l'otturatore che si può, il mirino che si può chiudere, che sono poche cose ma fondamentali, per esempio per un paesaggista come me, ha una doppia slot e questo è altrettanto importante perché è vero che è performante con una scheda SD qualsiasi, però con le XQD prende il turbo. Certo. So anche che qualche fotografo, mi sembra un certo Stefano Medici, ha criticato spesso che cosa? Questo display che si alza e si abbassa ma non è orientabile in tutti i sensi. A te ha mai dato qualche problema, visto che è una lamentela che muovo io sempre Nikon? Inizialmente anch'io ero un po' dubbioso su questo, ma poi l'ho provato anche perché mi avvantaggia molto invece un monitor così per riprendere le cose dall'alto oppure per stare in basso per fare alcune riprese, ma non mi ha mai dato problemi. Si è rivelato robusto, fa il suo dovere, è molto luminoso, c'è un bel dettaglio. Sì, decisamente, proprio una bella macchina. Poi l'ergonomia ve l'ho già presentata nel video dedicato, è quella Nikon, ma con questa reattività e questa impugnabilità che chi ha una mano, per esempio, come la mia, si trova effettivamente a casa propria. Della qualità del sensore ne ho già ampiamente parlato nel test approfondito di questa magnifica fotocamera, un sensore che è capace di generare, scusate, dei file che possono essere tirati anche di 2-3 stop e noterete come per esempio in questo caso il software invece vada a correggere il negativo. Da una parte vediamo, abbiamo appena visto quello generato nel JPEG, questo invece è il RAW che non ha la correzione della distorsione. Alcuni esempi di come si possono recuperare le ombre, veramente una bella capacità, così come la tenuta agli alti ISO 6000, 8000, 10.000 ISO,
producono dei file assolutamente spendibili. Resta sempre una gran bella fotocamera, il feeling di impugnandola è quella della tradizione Nikon che passa dalla F100 fino alle ultime camere prodotte, un po' lasciando in disparte la D780 che non ha lo stesso, a me non ha generato lo stesso feeling. Tutto qui è a posto, dove deve essere i comandi, l'impugnatura, il grip, il bilanciamento anche della camera, una bella fotocamera dotata inoltre di un sensore eccellente. Mi ha colpito di nuovo la reattività, è rimasta lì dove l'avevo lasciata. Sfiorare il tasto fa partire lo scatto, non avete e non è percepibile quel minimo ritardo. Doppia scheda che mantiene un ponte anche con i fotografi che non vogliono svenarsi con una scheda XQD, perché non dimentichiamo che tutte le fasce Pro ormai montano esclusivamente questo tipo di scheda. L'ho voluto riprovare per capire se a distanza di anni dal lancio questa fotocamera avesse ancora delle frecce al suo arco. Ho ritrovato la stessa fotocamera che avevo lasciato nel test completo, che se volete vi andate a vedere, ed è stato un piacevole reincontrarsi. Anche perché questa volta l'ho potuta confrontare direttamente sul campo con le più costose e performanti serie Pro di Nikon, e questo vi assicuro che livella un po' tutti i valori, perché finché non c'è un contraddittorio, un principio col quale misurarsi, anche una camera modesta può apparire buona, ma quando la metto in relazione con queste con queste regine della serie Nikon, allora qui il discorso cambia. La D500 ha tenuto botta, tralasciando le ovvie considerazioni circa la differenza di fascia di prezzo, ma la piccola D500 costituisce un'arma vincente, se non quasi definitiva oserei dire, per chi abbia voglia di misurarsi nella fotografia d'azione, ed anzi mi sia consentito dire che grazie al suo peso contenuto e alla reattività determinata anche in parte da che cosa? Da uno specchio piccolo, perché il sensore è un APS-C, questa macchina fotografica è come una piccola auto sportiva che compete con un'automobile di lusso, una Miraglia, che può essere la serie Pro. In altre parole, dà molto filo da torcere a queste camere. Ovviamente tutto questo finché le condizioni per fotografare sono quelle buone o semi buone, perché nel momento in cui la luminosità cala nell'ambiente è chiaro che una serie Pro che posso insomma magari agguantare in qualche modo è migliore, migliora l'autofocus, migliora la resa dei colori, ma questa piccola fotocamera secondo me resta un'ottima soluzione per chi vuole dotarsi di un buon sensore, di un buon comparto autofocus, di una camera che è vero è una APS-C, ma nell'azione sportiva, nella fotografia faunistica, dove i soggetti sono lontani o sono piccoli e si muovono, il fattore di crop aiuta anche perché insomma magari ci risparmia di comprare un 500 mm che è ingombrante, pesante e costoso, e lavoriamo col nostro 300, un F4 funziona benissimo anche su una camera come questa. Insomma, sono stato molto felice di incontrarla nuovamente e sapete che vi dico? Che ci sto facendo quasi un pensierino. A voi tutti amici, grazie, se volete. Ci vediamo negli altri video. Ciao a tutti!